Però una volta che vinci non vuoi altro. Ma non solo nel campionato, proprio nei weekend di gara. Io quando faccio secondo nervoso, Dio. Avevo la possibilità di vincere, non ho vinto. È una bega. Non sono contento. Sì. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in Make Bubble, altro episodio qui con noi. Oggi, come sempre, insieme a me il mio co-host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao Phil. Ciao a tutti. Ciao Phil, come stai? Molto bene. Allora, innanzitutto ti volevo fare gli auguri perché è un periodo forse il più bello dell'anno. Questa è una puntata speciale in quanto verrà pubblicata a Natale. L'abbiamo deciso di fare perché dopo il pranzo saremo tutti lì, no, a digerire e augurandoci eupepsia l'un l'altro, come dicono le storie tese, e noi abbiamo deciso di mandare questo puntatone, questa bombona il giorno di Natale proprio per fare un regalo un po' a tutti noi. Quindi non mi rimane che, senza fare tante presentazioni, andare a presentare appunto il nostro nuovo ospite, già leggenda, già tutto, super richiesto, con il numero 63 da Chivasso, Francesco Pecco Bagnaia. Ciao Pecco. Ciao ragazzi. Ciao Pecco, ciao. Buon Natale. Grande Pecco, buon Natale, buone feste. Anche a voi e famiglia. Grazie Phil. Abbiamo deciso insieme di pubblicare questa puntata proprio oggi perché insomma volevamo chiudere o quasi in bellezza con la tua puntata. Eccoci qua, siamo arrivati e quindi come sempre, come prima domanda del nostro podcast è: come stai? Bene, dai, è un periodo di dicembre in generale sempre abbastanza complicato per via di tanti eventi che rimandi, appunto. Si ammucchia tutto dicembre. Si ammucchia tutto dicembre, quindi cerchi di fare un po' il tutto, però è un periodo che a me piace estremamente. Adoro il Natale, adoro questo periodo perché è il nostro periodo di vacanza, di stop, e quindi è sempre bello e sto bene. Dove passerai queste vacanze? Allora, come immagino un po' tutti sappiano, mi sono sposato quest'anno a luglio, il 20 luglio, e non siamo riusciti ad andare in viaggio di nozze, quindi facciamo il viaggio di nozze. Partiamo tra poco, andiamo in Giappone, in Polinesia, poi torniamo da Los Angeles, quindi facciamo il giro attorno al globo. Tutto il mondo. Sì, è bello, sono contento. Secondo me è il primo Natale che facciamo fuori, giorno di Natale senza passarlo coi parenti, però secondo me ne vale la pena passare così tanto tempo. Ne abbiamo bisogno sia io che mia moglie, quindi bello tua moglie. Fa strano che dici io e mia moglie. Della mia moglie. Ma infatti dicembre, quanto comunque, come dicevi, si ammucchia tutte le parti che non puoi fare durante l'anno a dicembre. Quanta roba c'è comunque da fare da pilota top di MotoGP? Comunque immagino eventi, interviste, quanta roba. Cosa si fa quando non sembra che non si faccia niente? Cosa si fa invece? Ma allora, intanto ti faccio un esempio. Quest'anno che non ho vinto il titolo, comunque finito il mondiale siamo stati a Roma, siamo andati dal Papa, che era un evento, è stato un regalo in realtà della Federazione Italiana del presidente Copioli per il nostro matrimonio, quindi è stato un qualcosa che siamo riusciti a organizzare. Che salutiamo. Sì. Ciao Pres. Ciao Papa Francesco, anche. Che ci segue. E poi c'è stata la festa di Ducati. Il giorno prima sono stato sempre in Ducati perché mi piace sempre andare in azienda nella catena di montaggio, salutare tutti gli operai che comunque sono la parte fondamentale di chi è Ducati oggi, perché secondo me fanno un lavoro incredibile e sono fondamentali. E poi ci sono sempre le interviste. Sono diventato torinese dell'anno, quella è un'altra cosa che comunque fa piacere, quindi non stai mai fermo. E poi di solito il campionato finisce sempre prima dell'EICMA e quindi c'è anche l'EICMA. Esatto. Quest'anno era nel mezzo tra la penultima e l'ultima, quindi non siamo riusciti ad andare.
cioè almeno io non sono riuscito ad andare, quindi è stato un peccato perché EICMA è comunque un evento estremamente bello. Ora, sì. Noi c'eravamo, infatti noi siamo andati. E niente, però in generale è un mese dove di giornate libere ne hai veramente poche. Immagino, infatti, come hai citato tu poco fa, hai avuto l'occasione anche di andare dal Papa, ovvero come non è l'unica figura, l'unica istituzione che hai avuto l'onore e il piacere di incontrare, però insomma, tra le tante che hai incontrato, com'è stato parlare col Papa, di cosa avete parlato? Portaci un po' dentro quella situazione lì, insomma. Ma allora è stata È un appassionato, cioè, Ma poi chi cosa tifa? succede quando vai dal Papa, tra l'altro, anche? In Perché- Formula 1 ti fa Franco Colapinto. Sì? No, non lo so, è argentino. Non so. Allora, in generale, intanto siamo riusciti ad arrivare in ritardo. Ok, questo questo è è- grande classico, va bene, io lo sai, non me lo dire a me che... E per la prima volta è stata colpa mia perché... Non del Papa. No, perché di solito io e mia moglie, in generale Domizia, sono sempre io quello che aspetta, mentre questa volta in realtà lei era già di sotto nel taxi, ero lì che provavo a allacciarmi, a fare il nodo della cravatta e non riuscivo. Eri quindi- emozionato? Molto, molto, ma poi siamo arrivati, traffico incredibile, Roma. alle 9 di mattina di Roma, arrivi lì al Vaticano, già sono 1 miliardo di ingressi, non sai dove devi andare, clamoroso. eravamo in ritardo, quando passiamo nella scala d'ingresso cambio della guardia e quindi abbiamo dovuto aspettare, Cioè, quindi, cosa significa? c'erano gli svizzeri che stavano facendo il cambio della guardia. Aspettami, io non so che cos'è il cambio della guardia, cioè? Praticamente L'hai visto? alle porte Del del Vaticano, degli uffici del Vaticano, Sì. ci sono le guardie. Ok, e cambio Si guardia... chiamano svizzeri. Beh, anche in altri posti del mondo, tipo io l'ho visto in Grecia, in Inghilterra, è bello da vedere proprio, come c'è proprio un balletto. Guarda, una E cosa quindi nuova già che per me. eravamo di corsa abbiamo detto Sì. possiamo passare? E ci hanno detto siete matti. Dai, oh. Allora siamo arrivati su, eravamo in ritardo e quindi lui, il Papa nel frattempo è stato in altre, non so come si dica, però in altre stanze a parlare con altri Ok. gruppi, con altri fedeli e noi eravamo l'unico gruppo privato, che è stato appunto bello, molto bello, ma quando siamo passati nel corridoio per arrivare alla nostra stanza l'abbiamo visto lì che aspettava. Ok. Grande. E a me ci sono 2 tipi di persone al mondo, secondo me, tipo ci sono quelle che conosci, che ti fa piacere conoscere, e quelle che invece ti lasciano proprio senza fiato, senza parole. Se non sai bene, veramente. Esatto. E quindi siamo entrati nella nostra stanza e quando è entrato proprio emana un carisma incredibile. Sì. E quanto si vede siete, ma tipo la visita quanto è durata? Cioè, è stata, quanto siete stati insieme? Ma è durata molto poco perché alla fine, poco relativamente, ma perché comunque il Papa in generale ha tante cose da fare durante Come il i giorno. piloti MotoGP a dicembre. Sei tipo. molto Poi molto dicembre occupato. per il Papa è Esatto, poi a Pasqua, Natale. Giubileo, Poi c'è il quest'anno, giubileo, cioè. appunto. È vero. E quindi è entrato, battuta subito, la mia moto dov'è? Subito. The Pontifex. Si è seduto, ci ha fatto un discorso, è stato estremamente... comunque mi è sembrato uno a cui piacesse essere lì in quel momento, mi ha fatto molto piacere, ma la cosa incredibile è il carisma che emana ed è... Sai quella cosa che è venuta di moda quest'anno, l'aurea? Ok, sì. Su Dragon Ball c'era già... Vabbè, anni fa, cioè. sì, hanno copiato Dragon Ball, ma in generale lui è una di quelle persone che... E lo senti quando che è lo nella senti, stanza. Sì. E che Ed è- posso impressione immaginare. ti dà, cioè, nel senso, come lo vedi, come un dio? A parte che, tra l'altro, te sei credente cristiano, tra Io l'altro. sono credente, sì, mi sono sposato con Domizia, che lei è estremamente cioè, fedele, Al Signore. e praticamente io, per dire che sono uno, vabbè, sono chiuso di mio, ma in generale con le persone chiacchiero, non ho problemi. In quel caso lì Poi interdetto. sì, non sapevo proprio cosa dire, ma perché ti mette in quella situazione lì. Io gli ho solo detto che ero grato ed era un onore per me poter essere lì. Lui ci ha chiesto del matrimonio, sapeva che ci eravamo sposati Quindi si era anche informato. Tra l'altro. già Ma praticamente... tipo gli hai chiesto se guarda le gare? No, cioè, no. non le guarda? No, non gli hai chiesto, non le perché non guarda. sapevo come dirglielo, Ok. non riuscivo a dirglielo. Ci ha chiesto se litigassimo, io e mia moglie, gli ho detto ovviamente di sì.
e lui fa che è importante litigare, l'importante è andare prima di dormire a far la pace, e poi è andato via comunque abbiamo fatto una foto. Mi raccomando, Francesco, non litigate. No, era litigate, ma fate la pace prima di Era dormire. un'imitazione. Grande Invece, Pacific. dall'altro lato, dalla parte temporale, diciamo, da Mattarellone, invece che personaggio è? Esatto, perché altra istituzione della Madonna. Sì. Lui c'ha anche un tuo casco. Lui ha anche il casco del Mugello del 2022, sì. Come è stato incontrarlo, anche lì tutto quello che è successo. E la domanda dell'argomento Sergione Mattarella è, visto che ha il tuo casco, secondo te dove potrebbe averlo messo? Dove sarà il Usa casco? per andare a Marina Lo usa Cattolica. per andare al mare? Allora, onestamente l'ho incontrato 2 volte, sia nel 21 che nel 22. Nel 21 è stato proprio eravamo tanti piloti, Sì. non solo di velocità ma anche cross, così, enduro, e quindi è stato più un saluto, un discorso, mentre invece nel 2022 saremmo dovuti andare in pochi, ma ho richiesto che venisse tutta la mia squadra anche, e quindi eravamo tanti, e io ho dovuto fare anche un discorso, e ti mette in una situazione difficile, onestamente. Sì, anche lì, tutti a sedere, lui davanti, te sull'altarino con il microfono. Cioè, parli a lui praticamente. Parli a lui. Io mi ero studiato a memoria il discorso, ma ovviamente arrivi lì, non te lo ricordi assolutamente. Allora prendo fuori il telefono davanti a tutti, così. Prendo fuori il telefono, metto lì il telefono, inizio praticamente a leggere, perché non mi veniva niente. Quando ho capito che stavo solo facendo una figuraccia, ho staccato tutto, ho detto... Ho improvvisato, ho parlato a nome anche della squadra, ed è stato molto bello, e secondo me il casco in generale ce l'ha sul comodino. Ok. Io, Sergione, se ci stai ascoltando, vorremmo sapere dove tiene il casco di Francesco Pecco Bagnaia, perché se dovessi non averlo messo da nessuna parte, lo prendo io, lo prendi a noi, lo teniamo nel podcast, ecco. Sergione, grande che salutiamo calorosamente, il nostro Presidente della Repubblica. E quindi diciamo che a personaggi, insomma, hai toccato diverse grandi realtà, diverse istituzioni. Poi quest'anno appunto hai vinto anche il premio torinese dell'anno. Sì. Sarebbe il premio che danno a un torinese importante. Praticamente è sempre stato un premio destinato a imprenditori o comunque persone che hanno ottenuto grandi successi nel mondo del lavoro. Ok. Gianni Agnelli l'ha vinto, per Gianni esempio. Agnelli, Piero Angela, okay. Comunque in generale è sempre stato un premio destinato non ai giovani, ecco. E quindi per me Torino ha avuto un occhio di riguardo anche non solo al ciò che è stato fatto in una vita, ma in generale anche a chi sta dando tanto, ecco. E secondo me sta aprendo più porte, e anche per un giovane, in ogni caso, vedere che un giovane vince un premio così è comunque a Torino è importante. È uno sprono, sì. Sì, ed è un motivo d'orgoglio per me. Comunque Torino è sempre stata... si conosce nel mondo per il calcio, per la Juve, per comunque il Toro, per l'industria, sì, però a livello sportivo il calcio. Sì. E quindi avere anche qualcos'altro, e soprattutto avere un pilota che viene da Torino, che adesso comunque non sono l'unico, c'è anche Celestino, ci sono diversi piloti che stanno crescendo, è positivo, ed è un motivo d'orgoglio, dai. Ovviamente. È bello, sì. Ma tu infatti precisamente sei di Chivasso. Quando torni a Chivasso, innanzitutto che tipo di paese è? Cioè, non penso sia una metropoli, insomma, e come ti trovi quando torni a casa su Torino, che insomma da dove sei nato, e poi cominciando a parlare anche di moto, cioè com'è stato partire da lì, insomma? Allora, Chivasso è una città di 30.000 abitanti. Ok, 30.000. Non è piccolissimo. E tutti si conoscono, tutti vanno negli stessi posti. Alla fine il sabato sera si va tutti al venerdì, sabato all'XXL, che è un bar... Okay. È un bar di lì, in più c'è il compagno lì, sì, il marito della mia madrina, che ha un bar che vende vini, fa aperitivi, e quindi 3-4 posti di riferimento ci sono, insomma. In una sì, Succo d'Uva si chiama, che ci troviamo spesso anche lì, e quindi in generale ci sono i nostri punti di ritrovo e tutti vanno lì.
quindi comunque conosci tutti. Ma mi è cambiato un po' quest'anno appunto perché sposandomi non è che potessi tornare su a Chivasso, dormire a casa dei miei, Domizia a casa dei suoi e separarci, ecco, è una cosa che non fa più. non adesso, faceva, ecco. Esatto. E quindi adesso noi quando torniamo su stiamo a Torino perché Domizia aveva una casa lì perché studiava a Torino, quindi aveva bisogno di un punto fisso lì e andiamo lì. Però in generale Torino è solo nell'ultimo periodo che la viviamo. Ma quanto è un po' di più. lontano chi va a Torino? Infatti. Sono 20 minuti più o meno, Easy. centro 20 minuti, dipende un po' dal traffico, Fuori, ma sì. e invece riguardo alla domanda su come si parte non è facile, perché ci sono delle buone strutture, soprattutto quando ho cominciato io c'era una pista che è ad Alessandria, che ha un 40 minuti, Così 50 minuti. Viverone sarebbe no. No, Viverone è a Viverone sul lago. Ok. Ad Alessandria c'era questa pista ed era organizzata bene per i giovani che si chiamava Fuorigiri, adesso non so come si chiama. Per Minimoto. Minimoto, c'è ancora. Ok. Lì ho cominciato lì, prima era con le moto a noleggio, mi ricordo che provavo a toccare il ginocchio per terra, mi sembrava una moto alta 2 metri, era impossibile Sì. arrivare a toccarlo anche se mi mettevo tutto giù, Fuori. storto, sì. Però ho cominciato da lì e diciamo che il primo anno arrivare subito alle finali, perché le minimoto erano strutturate in Le selettive nella Erano zona A, locali. zona B, zona C, quindi Ok. nord, centro e sud. E ci si trovava poi tutti alle finali, che erano tipo 4 o 5 ed erano sparse. Bello. E diciamo che sì, era un periodo bellissimo, per me è stato fantastico. E in zona A era abbastanza facile arrivare poi alle finali perché C'era meno gente. c'era poca gente, era anche difficile allenarsi, quindi in generale mio papà ha sempre avuto tanto da fare, quindi non è che potessi girare tutti i giorni o tutte le settimane, però quando andavamo cercavamo di spostarci anche verso più il centro. Mi ricordo che eravamo andati la prima volta a San Mauro e c'era Era trasferta poi. A Mauro sì. tipo nelle minimoto era, non so, come Il Misano. Sì, cioè San Mauro era proprio la pista. Nürburgring. Sì, se andavi forte a San Mauro, io ho imparato le traiettorie quest'anno quando siamo andati con le ovale, tipo. Se andavi forte a San Mauro con le minimoto eri pronto a tutti i palcoscenici d'Europa, tipo. Come mai hai iniziato con c'è la passione e chi te l'ha trasmessa? Ma allora, mio papà e mio zio sono sempre andati in moto, ovviamente a livello amatoriale. Con mio zio aveva una Ducati 998. Mio papà invece girava all'inizio con un Aprilia, un RSV, replica, era la R, mi sa, non mi ricordo come si chiamasse, però aveva le piastre, mi ricordo, le piastre blu, aveva i cerchi blu, era bellissima quella moto lì. Me la ricordo quando era arrivata a casa che lui era dentro una scatola, l'aperta. Era proprio arrivata tipo nuova. cassa. sì, Europa. bellissimo. E mio zio invece aveva questa 998 che io mi sono innamorato di quella moto lì. C'era la nera e loro andavano a girare, quindi io li seguivo, andavo con loro, sono andati all'Edenon, a Port Ricard, Valle Lunga, quindi giravano abbastanza un po' anche fuori dall'Italia e mi piaceva andare con loro finché non mi è stata regalata a Natale una moto. Io la chiedevo di continuo. Questo periodo qui di tanti anni fa, quindi possiamo dire. Sì, praticamente a Natale del 2003, tipo 2004 mi è stata Quasi regalata. Forse Sì, inauguri oggi magari la tua 20 anni di carriera, può darsi, perché magari l'hanno comprata oggi per Natale. Ma capire, è vero. Praticamente mi ricordo che mi dissero la mattina di Natale, ci svegliamo, mi dissero scendiamo di sotto, me lo ricordo ancora, e siamo scesi in garage, ho aperto il garage e c'era questa Beta 50 monomarcia da cross ed era una roba incredibile, bellissima. Scelsi il numero 2 perché, per quale motivo? Se c'è. Perché guardavo le gare in televisione del cross, del supercross e c'era un pilota col 2 con la Yamaha e non mi ricordo chi fosse onestamente, però Bueno, forse non ce l'aveva, non c'era videofoto forse. Secondo me sì, però non mi ricordo se ha mai costato con Yamaha. Non ha mai infatti quella è la discrepanza. E quindi però mi piaceva quello, allora ho scelto il 2. Gratta anche non aveva il 2? No. Non lo so. No, Carmichael qua. Vabbè, comunque. E siamo andati nel giardino di mio nonno, ho iniziato a girare, ma da lì. io provo a toccare il ginocchio con la moto da cross, quindi non era la mia non era la mia cosa. E in più caddi subito, tipo la seconda volta che andavo in pista caddi perché
vedendo sempre i video o comunque le gare, tagliavano il traguardo e alzavano il braccio sul salto. Ho provato anch'io, solo che era un bimbo. Dopo si è anche atterrato. E mi si è incastrato l'elastico del paragomito nel semimanubrio, quindi ho fatto così, si è girato il semimanubrio e sono andato giù, quindi lì ho detto basta. E poi sono andato ad Alessandria, appunto, e da lì è partito tutto. Sull'asfalto meglio. Molto meglio, sì, decisamente. E si è visto anche poi negli anni dopo, diciamo che secondo me l'asfalto era la cosa migliore. E ok, quindi tu sei partito da Chivasso, e in questo percorso, innanzitutto parliamo adesso o dopo, ma io parlerei anche adesso, visto che siamo qui in questo percorso, ne parliamo dopo invece, perché vorrei solamente raccontare che tu nelle minimoto poi sei venuto dalle nostre parti, appunto zona B, a iniziare tutto il percorso di minimoto, e tra cui c'erano anche tanti piloti che ci sono adesso in MotoGP, tra cui anche Bastianini, no? Voi mi ricordo che, avendo anche più o meno la stessa età, avevate battagliato insieme. Allora la mia curiosità, mentre insomma pensavo a questa puntata, ho detto chissà bello, o comunque chissà cosa penserà Pecco e Bastianini. Non spoileriamo, ma chissà nella prossima stagione. E volevo chiedere a Pecco com'era, insomma, cosa si provava, semplicemente cosa si sentiva avendo avuto Bastianini sia nelle minimoto che poi in MotoGP nella Ducati ufficiale, perché un conto è nella Moto3 o comunque prima, che non si sa dove si arriva, va bene. Ma invece quando arrivi in MotoGP tutte e due, a vincere le gare tutte e due, io mi sono fatto un viaggio che magari chi veniva a vedere le minimoto stava vedendo la MotoGP di oggi. Insomma, com'era, cioè qual è stato, Sì. cosa vi dai? Beh, è bello secondo me, insomma, essere entrambi arrivati lassù e aver fatto questi risultati. E vi sembrava di essere le minimoto? Comunque anche in MotoGP? Ecco, questo è un po' il tema. Ma allora, con Enea e altri piloti che sono nel mondiale adesso, comunque anche con te, ci conosciamo da veramente tanto tempo, e Enea è sempre stato un mio rivale in tutte le categorie praticamente, perché minimoto eravamo contro, tra l'altro la mia prima gara a San Mauro ci siamo stesi insieme, dopo MiniGP eravamo contro, Moto3 eravamo contro, Moto2 no, MotoGP. E ho sempre avuto un rapporto buono con Enea, e soprattutto in questi ultimi 2 anni il nostro rapporto è cresciuto, è migliorato, siamo diventati sicuramente più amici, ed è una persona che mi ha sempre stimolato, perché io credo che Enea, quando sia in forma, quando sia veramente nel suo mood, riesca a essere estremamente forte, quasi imbattibile, perché ha una gestione delle gomme eccezionale, riesce a frenare forte, fa tutto bene, quindi Nella nella battaglia è molto forte, quindi è uno tosto, e c'è da imparare da un pilota così. E quindi non mi sembrava di essere in minimoto, onestamente, però devo dire che le lotte con lui, cioè, me ne ricordo qualcuna nell'arco della nostra carriera, soprattutto nel 2008 proprio ci eravamo giocati le minimoto, tra l'altro più lui con Del Bianco in realtà, di più. grande. Però c'ero anch'io e lottavamo, poi anche nel 2009 a Viterbo, MiniGP, ha vinto poi lui l'italiano, diciamo che Poi tipo nel 22, nel nel 24, nel 22 ad Aragon lotta, capito? sì. È bello, insomma. Infatti si secondo me. rivedono dei tratti, secondo te, cioè, Nella battaglia che facevate nel minimoto no, ma anche rispetto... proprio pilota, cioè uno lo porta a qualcosa che era vedibile già nelle minimoto fino al MotoGP? Io rispondo prima di lui, prima di te, scusa, perché secondo me, cioè tipo nella guida che uno ha nelle minimoto o con altre moto, comunque anche in MotoGP o comunque quando sei al mondiale, lo rivedi. Se tipo Franco, ad esempio, è uno che nelle minimoto, come in tutte le moto che guida, ha il suo flow, sembra che non tira, invece va forte, capito? Quindi secondo me sì, si rivede qualcosa, cioè è il DNA di un Come fosse pilota, il carattere. forse, non del tutto, ma si vede qualcosa. Sì, sicuramente secondo me il modo di guidare ha un'evoluzione negli anni, non è una rivoluzione, anche perché alla fine tu cresci in un modo, vai sempre a guidare in un modo, e quindi non è che poi a un certo punto, di punto in bianco, cambi. E sicuramente la cosa dove io ho lavorato di più è stata la frenata, però in generale il modo di stare sulla moto, mi ricordo che bene o male è sempre stato quello lì. Bello però, cazzo, figo.
Sì. Tornando appunto, anzi rimanendo un po' nell'ambiente del minimoto, e adesso visto che appunto parliamo un po' della tua carriera, degli inizi, io mi ricordo che poi vabbè, i risultati, il talento e tutto ti porta a fare anche il CEV in maniera da protagonista. Io mi ricordo dei record, delle vittorie e tutto, ma se cominciamo a parlare di ogni anno finiamo di fare intervista tra 4 mesi, e siccome possiamo solo parlare di bei risultati, vado a pescare solo alcuni momenti. Ad esempio, il 2014, quando tu hai iniziato, diciamo, ad affacciarti sul mondiale, quello penso sia stato un po' il crocevia della tua carriera, perché tu il primo anno, o forse era il 13 con l'FTR, no, da Team Italia, lì eri, non ti dico un pilota finito, ma adesso ovviamente no, eri giovanissimo e tutto, però avevi fatto un'annata completamente, insomma, anche a detta tua, difficile, complicata, e che non è che ti aveva spianato la strada. Poi da lì, io ancora ricordo il momento, me lo direi tu, della gara di kart a Misano, no? Che ha sbloccato il tuo, insomma, l'accesso all'Academy e comunque tutto il tuo inizio. E quindi ecco, sbaglio a dire che quello sono stati degli anni fondamentali per il lancio della tua carriera, il 13 e il 14? Allora, il 13 è stato veramente un disastro. Per le persone che avevo attorno, più che altro, per il mio team, la mia parte di squadra, ma in generale il team. È stato un disastro, non ha funzionato niente mai. Mi trovavo molto male, anche perché alla quarta, quinta gara il mio capo tecnico mi disse che il prossimo anno probabilmente io non sarei stato neanche al mondiale. Subito. E te comunque sei 16 anni, sei un sedicenne, sei comunque piccolo alla fine a 16 anni. E io che ho bisogno di un rapporto con le persone non è iniziata malissimo. E 2014 meglio, ma comunque anche lì Team Sky, il primo anno del Team Sky non è stato tutto rose e fiori, ecco. Però in generale fine 2013 c'è stato l'affaccio all'Academy in Australia, a Brno la prima volta che ho parlato con Nuccio, poi a Misano mio padre parlò con loro, e in Australia mi sembra che le cose si sono concretizzate. Sì, diciamo. erano diventate un po' più serie, e quindi da lì in avanti è stata più Io mi ottica ricordo, Academy. esatto, perché c'era tipo una Spurtleda, forse, non mi ricordo, una gara di Una carte. Sportleda lì ho rischiato di essere scartato subito. Ma infatti io mi ricordo che in palestra Carlo ci disse di Pecco, che non mi ricordo cosa sia successo in quella gara. Praticamente allora, ero davanti, e alla seconda terza curva Bradley Smith mi buttò fuori, perché erano MotoGP, Moto2 e Moto3, no? Allora, infatti, ritorniamo su cos'è la Spurtleda, anche perché un po' di anni che non si fa. Allora era, se non sbaglio, gara di kart il mercoledì del Gran Premio di Misano. Esatto. Con tutti, per categorie. Ok, tutti i partecipanti, Moto2, Moto3, MotoGP, e alla fine si faceva c'era una finalona, tipo. finalone Se tu andavi forte andavi su, e quindi io ero arrivato nella categoria finalona e partivo anche davanti, solo che appunto alla terza curva Bradley Smith mi buttò fuori completamente. Out. Io non volevo finire indietro, quindi riparto, andavo forte, e all'ultimo giro c'era Vale Paso che si giocava la Sportleda, no? La vittoria. Il titolo. Io mi sono messo in mezzo. E ti hai ridoppiato praticamente. Sì. Ecco, esatto, vedi, c'era un evento particolare. Verstappen con Ocon. Sì, fantastico, sì. E allora infatti mi ricordo che Carlo disse Pecco non entrerà mai nell'Academy, scherzando ovviamente, e poi alla fine quell'anno appunto dai, è andata bene un po' per tutti, grande. E dopo quegli anni lì, insomma, Moto3, ricordiamo io ricorderei infatti 2015 un podio, un podio, primo subito con la Mahindra, poi diciamo l'anno che poi ti ha lanciato, sì. Insomma, la tua prima vittoria, tra l'altro, due protagonisti della tua prima vittoria. Ogni tanto la metto, sono capitato 2 o 3 volte che 2 o 3 bicchieri a casa tua che avevi messo a quella gara lì. Sì, e mi manda a cagare sul traguardo. E lì com'è stato? Mandava a cagare la situazione, perché mi ero già accorto di essere uscito male, ho detto mi frega sicuro. Lì com'è stato la prima vittoria? Raga, io tra 30-40 anni, quando avrò la mia età, spero di avere dei nipoti, dei miei nipoti, che dei figli, lo vedi magari. quello lì, Bagnai, io avevamo lottato insieme, cioè
Sono contento di essere stato battuto da Pecco. Era peggio se mi facevo battere da capire dall'ultimo. Poi una gara della Madonna, tra No, l'altro. bella. Io credo sia anch'io ogni tanto la riguardo perché è bellissima. Lotta italiani, sì. serrata a un certo punto, mi sembra che siamo 8 italiani nei primi 8 ed è una roba incredibile, quindi è stata molto bella ed è Pulita poi, tra l'altro, non come oggi. pulita, non ci sono state stese, secondo me non ci siamo mai presi. Bello, gran gara, Bellissima, sì. Sicuramente oggi quella vittoria lì non ci sarebbe stata perché io ho usato il cordolo rosso che adesso è verde e quindi avevo sfruttato quella cosa lì, ma perché noi mi ricordo che il venerdì sera o il sabato sera dopo andavamo sempre a cena nell'Hospitality di Vale, Yamaha, e chiacchieravamo, almeno io mi ricordo, io andavo sempre. Chiacchieravamo e poi mi ricordo sta roba qui che lui ne parlava e sentivo che diceva che il rosso si poteva usare. Allora ho detto, perché dire no? Switchato. Sì, ho switchato e ho vinto la gara lì. Perché te non sei venuto lì. Vedi? È stato lì la sera dell'ospitale, se no andiamo a vincere. Però è stata un'emozione perché alla fine intanto era la prima vittoria anche di Mahindra, che era questo marchio indiano con la struttura in Italia, però era una moto fantastica. Fantastica da guidare. Purtroppo non aveva motore, non era al pari di KTM o Honda, però ti permetteva di far spesso delle buone gare. E c'era questa cosa in palestra che ne scherzavamo, che io facevo una gara buona o no, una buona no, una buona no, perché ogni volta non si sapeva mai come sarebbe andata. Ok, andava bene su certe piste magari. E quindi alla fine quell'anno lì feci 6 podi, 2 vittorie e 6 podi. Quindi una pole in Inghilterra, una pole a Silverstone, sì, e quindi era andata molto molto bene e vinsi anche il test con la GP, quindi mi fecero fare 9 giri con la Ducati MotoGP. In che senso? È vero. Praticamente a inizio anno feci una scommessa con Jorge Aspar, che era il capo del team, sì? e lui aveva anche MotoGP con Ducati. Posso fare un saluto personale? Ci terrei a salutare Jorge Aspar Martinez e Gino Borsoi perché sono persone fantastiche, sono dei fighi. Adesso, vabbè, saluto. E facciamo questa scommessa sulle 2 vittorie. Se dovessi vincere 2 gare, mi fate fare il test con la GP. Pensa. E l'ho detto sì, perché tanto alla fine la Mahindra era molto buona, ma era difficile immaginare 2 vittorie. E ce l'ho fatta, quindi il lunedì o il martedì di Valencia mi fecero fare mi regalarono questi 9 giri sulla GP. Fece il record della pista. No, il record della pista no, però ho fatto la top speed. Esatto. Mi ricordo di un gran T4. Mi ricordo di un T4 grandissimo T4 ed ero a 2 secondi comunque dal primo. Non era andata male, ecco. Hai processato la Ducati 4 anni prima. Io molto prima. Ancora prima. Poi sì, è stata un'altra cosa in più. Spettacolo. Questa cosa è stata figa riesumarla. E, appunto siamo nel 14, vanno avanti gli anni, no, siamo nel 16, scusa, poi in Moto2 subito 17 e qui viene fuori una parentesi che forse non tutti sanno, ma tu in quegli anni, o ricordi meglio tu il periodo, ci si giocava il campionato mondiale Moto2, soprattutto un periodo, la prima parte di campionato, sotto lo stesso tetto, proprio perché tu e Balda, tu e Lorenzo Baldassarri, che salutiamo, Saulo Balda, insomma, correvate insieme in Moto2, eravate 2 che comunque andavano forte e vivevate insieme proprio nella stessa casa. Ecco, questa è una cosa abbastanza, insomma, non da tutti i giorni. Sì, esatto. E appunto, come era, vivere in casa con un amico, alla fine eravamo amici e tutto, ok, però in realtà poi si va anche in pista insieme, ci si gioca le gare insieme. Mi sono fatto io dei viaggi, magari io sono un atleta che mi voglio fare certe cose, sai, dall'altra camera c'è uno dei miei primi avversari, quindi come era la convivenza, quanto avete vissuto insieme, cosa succedeva? Ma allora, io l'ho sempre vissuta bene, alla fine mi sono trovato da subito bene. È stato difficile la mia transizione da Torino a Pesaro perché primo periodo ho vissuto in hotel, prima ancora da Bulega. Esatto. Arriviamo prima di arrivare a Valta, esatto, che eravamo passati prima del trasferimento da Chivasso alle nostre zone. Tu sei stato appunto, hai scelto di venire via dalla tua città natale, dal tuo paese,
per dedicarti a tempo pieno qua nell'Academy. E appunto questo che periodo era? Quando ti 14. 14. Vai, procedi con il tuo, la tua vita insomma in quegli anni lì. E quindi nel 2014 ho vissuto parecchio con i Bulega a casa loro. Bulegas, che salutiamo. Dormivo nello stesso letto di Nicolò e tra l'altro dava i calci tutta la notte, quindi me lo ricordo sempre. Tutto, sì. E poi nel 2015 cercavamo questa casa, non era facile, ma fortunatamente Stefania, la mamma di Vale e Luca, ci ha concesso di stare a casa sua di Pesaro. Questa casa, tra l'altro bella, si stava da paura. Comunque metti in mano a un 17enne, un 18enne una casa così è bellissimo. E noi secondo me siamo sempre stati estremamente bravi nel gestirla, ci siamo gestiti molto bene, però ovviamente crescendo le cose iniziano a cambiare. Comunque c'era la sua fidanzata, c'era la mia fidanzata, c'era Domizia che le cose diventavano sempre un po' più serie, loro uguale, quindi iniziava a essere una convivenza un po' più complicata. Certo. E è stato bello finché è durato, perché io mi sono sempre divertito, e poi la sera comunque stavi con Balla, giocavi alla Play, facevamo i tempi su MotoGP, era divertente, Gran Turismo. Io mi ricordo, ero sempre, una volta c'era la cena della palestra, lui era andato via prima con la sua fidanzata, io ero tornato tipo alle 4, mi ricordo, arrivo a casa, entro, c'era lui sul simulatore che giocava. Quelle cose lì prendono bene, ne sappiamo qualcosa qua. E poi è finita nel 2019, mi ricordo che lui mi disse: guarda Pecco, vado a vivere fuori, vado a vivere a Via, a Rimini mi sembra, ma... E lì le nostre strade sono divise, però è stato strano perché comunque ero abituato a questa cosa qui. Ti sei lasciato praticamente. Mi sono lasciato, sì. Ma invece scusa, il periodo che vivevi in hotel, quello che cioè quando era? Quando è successo? Tra i Buleg e la casa, diciamo? Sì, fine 2014, secondo me era ottobre, più o meno, ottobre 2014 okay. Che ho iniziato ad allenarmi, quindi tutti i giorni ero diventato amico di un taxista che mi ricordo del tassista che mi portava in VR46, stavo in VR46 tipo a pranzo, facevo le varie cose che dovevo fare, poi mi portavano giù in palestra e poi dalla palestra uno di loro mi accompagnava in hotel. Bello. Cioè comunque no, che background, sì. che storie, no? Uno magari... Io penso che questi momenti comunque siano serviti, no? Pensi ti siano serviti per il pilota, la persona che sei oggi? Io da amico, da presenza in tutti questi anni posso dire di sì, è stato veramente sempre... Secondo me sì, ma è stata tosta, all'inizio è tosta perché te sei abituato a stare con i tuoi, con la tua famiglia, poi sono estremamente legato a tutta la mia famiglia, passavo tantissimo tempo con mio zio, praticamente tutti i weekend andavo a dormire da lui, da loro, dalla sua famiglia, e stavo con loro, quindi dal niente è cambiato tutto. E non è stato facile, quindi fai colazione fuori, non hai nessuno, perché alla fine durante il giorno, noi in palestra stavamo il pomeriggio, quindi durante il giorno non è che proprio stessi con qualcuno, ed era tosta. E quindi trovare quella casa lì e star con una persona che comunque conoscevo sì e no era fantastico. Ma ecco, te e Balda avete mai litigato per via di un gran premio dentro casa? No, ma io credo di avere una fortuna che non... è difficile litigare con me, nel senso non... Per il tuo stile di guida? No, proprio per come sono fatto io. Alla fine le cose, se succede un qualcosa con me, la risolviamo subito, ma poi non devi portare rancore, perché alla fine cose succedono. Le cose succedono e poi bisogna sempre separare le varie cose. Non abbiamo mai litigato, che io mi ricordi. No, mai. Io e lui mai. Ci sta. Io raga, Papa Francesco sarebbe triste di queste cose perché devi litigare. Ti avrebbe chiusa la parentesi di compagno di vita Balda, o comunque vorrei tornare sul fatto che nella tua vita, nella tua carriera soprattutto, hai dato importanza appunto anche alla famiglia e oltre ai tuoi genitori sempre presenti, i primi tifosi immagino, è una cosa inusuale che fai solo te, comunque vuoi per caso vuoi per scelta. Ci tengo a salutare la Carola e a parlare anche un po' di lei, perché è la tua, diciamo, la tua Uccia,
la tua Assistente, UCA, la sì. tua assistente, e ormai da tanti anni, e fa un lavoro credo importante per te all'interno dei paddock e durante le gare, e quindi volevo insomma parlarne. Che forza ti dà, cosa ti porta e in che cosa ti aiuta? Ma allora, all'inizio era un discorso che la cosa è iniziata nel 2017, dove ho iniziato a parte in Argentina, mi sembra, è venuta Assisterti proprio. ad assistere, perché praticamente all'inizio avevo bisogno di qualcuno che mi gestisse la parte contatti con Dainese, per dirle tutte quelle cose lì, perché alla fine in Moto2 le interviste sono meno, quindi Sì, però ci vuole sempre infatti una spalla. avevo bisogno di poter essere concentrato solo ed esclusivamente sull'andare in moto, su fare le mie cose, senza dover perdere magari il tempo ad andare in Dainese a portare le tute o andare in giro a chiedere le varie cose. Certo. E quindi è partita così, e ho sempre pensato che una sorella, comunque una persona a te molto cara, non ti possa mai voltare le spalle, no? Certo. Quindi Scelta intelligente. ho sempre pensato che fosse meglio così, mi sono sempre trovato molto bene, e crescendo anche lei ha imparato diverse cose, comunque ha i contatti ormai di tutti nel paddock, ed è molto importante anche perché le lascio in mano la comunicazione, le discorsi interviste, gestisce appunto. Ieri ci siamo sentiti, infatti, mi ha detto, oh Vara, cosa possiamo fare, cosa no? Gestisce queste cose qui, e quando vado a fare il broadcast set viene lì e registra, quindi alla fine è diventata più sulla parte comunicazione adesso, mentre invece la parte di polso, di mano, crescendo, arrivando in MotoGP, non ce n'è più bisogno. È diventata una professionista responsabile della comunicazione tua. Sì, esatto. Sì, ma anche del come settore, anche detta stampa, sì, ecco. proprio nel settore, ormai nel paddock si muove, cioè, è una che sa tutto. No, ma poi ha contatti con Dorna, Esatto, per chiedere i pass, quindi non. È bello che avere un professionista di fianco che addirittura è anche tua sorella. Sì, alla fine poi abbiamo sempre avuto, quando eravamo più piccoli no, ma crescendo sempre un ottimo rapporto, penso sia normale in ogni caso. C'è però un dettaglio che forse in questo caso fa la differenza, perché è una delle migliori amiche della Domizia. Sì. Sbaglio? E loro sono amici. Io mi ricordo, volevo portare un pochettino il discorso esatto su tutto questo, perché ne abbiamo parlato all'inizio, ma insomma quando i miei amici si sposano, al momento l'avete fatto te e Maro, insomma anche per noi da fuori è sempre cambia, insomma è una situazione una bella situazione diversa. Loro si sono sposati, cioè bello, sono arrivati lì, e mi ricordo appunto anche di come tutto nacque, forse, ma ovviamente immagino lo saprai meglio di me. Racconta la storia di come è nato tutto con la Domizia, come siete arrivati insomma a sposarvi. Allora è un po' lunga, ma cerco di farla più veloce possibile. Allora, i nostri genitori sono migliori amici. Ok, vedi tutto. Mia mamma e sua mamma proprio stavano insieme sempre quando erano piccole. E quindi io, quando sono cresciuto, da che io mi ricordi, conosco Domizia. Alla fine mi ricordo anche una volta che ero andato in negozio da lei, che giocavamo, lei aveva sta casa delle bambole gigante. Io mi ricordo che mia mamma non sapeva dove mettermi, mi aveva portato lì e stavo con Domizia. E crescendo mi è sempre piaciuta da matti, no? Solo che per un motivo o per un altro, comunque lei ha un anno in più, e a quell'età lì non guardi quelli più piccoli, no? Certo. E poi io ero veramente più piccolo, mi si vedeva, dai, ci ho messo un po' a crescere, e non ho mai mollato, e ne parlavo con i miei amici. Tra l'altro un mio amico mi diceva sempre, una volta mi disse, fuori da questo XXL camminando, eravamo ancora piccoli quindi non eravamo dentro, vabbè, e mi disse, guarda, è più facile che tu vinca un mondiale piuttosto che tu ti metta con Domizia. Parole pesanti, dichiarazioni pesanti. Oddio, con la scena del poi non sono neanche così pesanti, però. E allora è stato bello anche ricordarlo, gliel'ho ricordato poi. E crescendo, alla fine io stavo con un'altra ragazza, Francesca, lei stava con un altro ragazzo, e ognuno si è fatto gli affari suoi, fino a che
non ci siamo lasciati e io Hai cominciato a puntare lì. sì, tantissimo. Quell'anno c'è stato il 50° compleanno di mia mamma, lei era invitata perché era figlia di poi amica comunque del gruppo di mia sorella, quindi io lì stato subito la guardavo perché poi ero molto timido, però le ho mandato dei cenni, ecco, e lei li ha colti, secondo me. Sono venute poi in vacanza quell'estate lì a Pesaro e tutte insieme e io lì ho battuto il ferro, non ho mollato mai. E finché non ce l'ho fatta la sera, che dici te? Perché eravamo insieme. Sì, eravamo questa serata sul mare al Malindi. A Cattolica. E tutta la sera che io la guardavo perché io volevo darle un bacio, cioè la cosa era quella, volevo baciarla. E lei secondo me voleva baciarmi, ma diceva... Era una di quelle serate che comunque c'era l'alchimia giusta, cioè si percepiva. E diceva quel non fa giusta. Che però fa. Ma perché non secondo me lei pensava perché non stessi approfittando della situazione. Finché poi mi sono lanciato e da lì è partita e adesso ci siamo sposati. L'altro ieri al Malindi. Io mi ricordo che tu venisti da me in quel momento, in quell'occasione e mi dicesti: io quella ragazza mi piace un sacco, la vorrei baciare. Io ti dico, vai. Cioè, non vai. Ho anche un video con te e lei quella sera lì. Sì. Bello, veramente lo vorrei rivedere perché non ce l'ho. No, ma poi è stata bella perché è riuscita, si è laureata, ha preso il master, è venuta a vivere a Pesaro, lavorando lì a Pesaro da Ratti nel negozio. Per te è tutto meglio, insomma. È stata una grandissima un turn point della mia vita, perché alla fine fino a lì io facevo 1 miliardo di chilometri in macchina perché andavo quasi tutti i weekend, ma poi finito il ranch partivo, andavo su, è vero. e anche solo per starci insieme una notte ed era l'unica soluzione possibile. Quando siamo riusciti in qualche modo a far sì che lei trovasse lavoro da Ratti, che lei ha trovato lavoro da Ratti, è stata una cosa bellissima. Abbiamo iniziato a vivere insieme e bello, davvero molto molto bello e poi abbiamo avuto anche la fortuna che poco dopo è scoppiato il Covid, che è stata una fortuna nella sfortuna, perché comunque il Covid ci ha limitati molto, ma abbiamo vissuto insieme 24 ore su 24 e quella è bella prova di forza. E siamo conosciuti subito e diciamo che è andata veramente molto bene, ci siamo divertiti, quindi da lì è partita la nostra relazione vera alla fine ed è stato tutto bellissimo. Bello. Noi ovviamente coronato con il matrimonio e meglio di così, anzi adesso collego solo adesso che con il matrimonio c'era a fare, insomma, lo chef, era un nome non banale quando si parla di cucina, e tu hai un bel rapporto. Adesso mi è venuto in mente solo il rapporto che ti vediamo comunque coltivare proprio con lo chef Bottura e con Orazio Pagani, 2 divinità, 2 istituzioni dell'Emilia Romagna, viene da dire. Sì. E appunto, che personaggi sono, come ti trovi con loro e che cosa vi lega, comunque cosa vi raccontate quando siete insieme? Allora, il Massimo lo chiamo sempre Yes Man, perché personaggio, figura, tutto. Una persona di un positivismo così è difficile trovarla. E non si ferma mai, dice sì a tutto, va ovunque e ti mette addosso una felicità, una spensieratezza, una positività contagiosa che secondo me può solo aiuta e soprattutto è incredibile essere riuscito a creare, capirci così, nel senso alla fine ci siamo conosciuti, mi ricordo, a Modena a un evento organizzato da Lamborghini anni fa, nel 2021 mi sembra. E tutto è iniziato con lui che è arrivato da me, mi ha preso il cappellino di Ducati e fa: questo te lo prendo io. Perché lui è appassionato anche. Lui è molto appassionato, sì. Da lì... E io ero rimasto, comunque anche lui è una di quelle persone con un'aurea potentissima, no? Esatto, quello infatti. E allora e poi soprattutto io sono un appassionato di cucina
importante. Anche cuoco, possiamo dire. Anche cuoco, dai, sì, mi piace cucinare, ma sono un appassionato di cucina incredibile, quindi sapevo tutto di Massimo. E quando te lo vedi arrivare vicino, che ti prende, te lo toglie, ti parla, rimani anche un po' sconvolto. Bello. E quell'anno lì andammo a mangiare da lui una sera e ci conoscemmo un po' meglio. Lo invitammo al Mugello l'anno dopo, gli diedi il mio casco perché... L'ho proprio poi usato? Ah no, aspetta, prima ancora. Avevamo organizzato, volevo organizzare lì da lui la cena e il pranzo Academy. Se ti ricordi quando vinsi il mondiale? Sì. Poi l'avevamo fatto, cioè è stato fatto. È stato fatto, sì, il pranzo Academy, e lì proprio lo conobbi meglio e da lì secondo me posso ritenere di avere un grandissimo rapporto con lui, sia io che Domizia appunto, e sono molto orgoglioso di questo perché avere una persona così è fondamentale secondo me, come anche Grande. Orazio che è una persona di una sapienza, di una cultura importante, impressionante. Sì, mi sembrano veramente due personaggi, ripeto, due istituzioni che fanno parte appunto delle nostre zone, ma soprattutto vedervi insomma collaborare o comunque Bellissimo. vedervi insieme è sempre piacevole. E poi aspetta, la Pagani, per me a cucina, Pagani e Ducati sono... Tu hai già fatto, hai già sono la le mia passioni hai fatto. il mio tridente. Le miglia. Il mio tridente. Bisognerebbe fare una Pagani FB63. E poi vediamo, ma in ogni caso rimani male quando vai in azienda lì da loro, rimani male. Che posto è? Potresti Clamoroso. mangiare la pasta per terra. La perché farmacia. è tutto perfetto, vedi, tutto silenzioso. Clamoroso. È incredibile, soprattutto parli con loro, ma parli anche con i figli, Christopher e Leo e Leonardo, che erano tra l'altro ieri sera, erano con noi poco tempo fa. E sono persone fantastiche, una famiglia fantastica ed è molto bello, ecco. Poi ha avuto lui è determinato vero, perché arrivare dall'Argentina con la mentalità di diventare uno che faceva macchine a Modena non è facile. Non è semplice, c'è la concorrenza. Prima o poi intervisteremo anche Orazio Pagani e ci arriveremo. Sì, è un grande. Questa è una promessa. Mi piacerebbe molto anche a me capire. Questa gente secondo me c'ha tutto un tratto comune da come ne parli. Cioè, nascono già fatti così, guai. Determinazione. Esatto, io volevo collegare un argomento prossimo che avevo nella mente, ovvero quella scritta che leggo sul casco, che può essere appunto questo tema che stai tirando fuori, ovvero la tua scritta Go Free. Penso sia il tuo motto, comunque da quando ce l'hai messa, quando hai capito di cominciare a diventare un pilota serio, e quindi penso che quella sia un po' forse il tuo lato comune, o comunque quella, cosa rappresenta, cosa racconta di te questa frase? Sono sempre stato uno che ragionava tanto, no? Stava molto attento a qualsiasi cosa, cercava di essere maniacale su tutto. Capire il perché di tutto. Esatto, e ci sono delle volte che invece devi lasciarti andare, no? E quell'anno lì, secondo me, ho fatto quel click lì, di capire quando era il momento di Chiedersi smetterla perché. e di andare. E è un tratto che ancora oggi ho, nel senso, io le prove le faccio in un modo, poi quando è il momento di qualifiche, gare, faccio un'altra cosa, nel senso, tanto ormai il lavoro è fatto, mi lascio andare, no? E io credo che Go Free rappresenti bene questa cosa qui, nel senso, vai libero, ed è una sorta di Hakuna Matata, no? Senza pensieri. Non ci pensare, esatto. Bello. E alla fine, quando mi è stata detta la prima volta in Giappone nel 2016, da una giapponese, mi ricordo, mi è piaciuto. Da lì in avanti l'ho fatto più possibile mio come life statement, non so, mindset, non so come si dica, però... Mindset di Michael Pirosti. Sbudato. Hai fatto un paio di corsi da Michael Pirosti, la verità. Quindi dopo un weekend di ricerca del dettaglio, quando sono le 2, da lì ci si... Basta. Ma forse è quello il tratto, il dettaglio, tra Pagani, Bottura e tutta gente che comunque... Allora, intanto io credo che tutti loro abbiano un tratto comune, che sia quello di essere maniacali sulle varie cose, ma hanno quell'estro diverso che crea delle opere d'arte. Alla fine crea qualcosa in più.
Sì, su qualsiasi cosa vedi, chi fa la differenza nel mondo ha un qualcosa che fa la differenza, cioè non so come Percepisci. spiegarlo, percepisci che ha un ideale che nessun altro ha, no? E quindi, cioè, per dire, Orazio fa queste macchine che io mi ricordo, la prima che ho visto era la Zonda in Gran Turismo. Mm. Io mi sono innamorato di Pagani lì, e te vedevi la Zonda rispetto alle altre macchine, era un'astronave, una Formula 1, e ancora oggi ha mantenuto quella cosa lì. Tra l'altro penso sia una delle poche macchine al mondo oggi, l'Utopia, che è la nuova che è uscita, senza aver niente di digitale, una macchina analogica. Adesso non esiste più, no? Sì. Ed è bellissimo, cambio manuale, non so. Paradiso delle quattro Oppure ruote. vedi Sì. Massimo cosa cucina, Come un cosa fa. orologio praticamente. È Ma Tutto pazzesco. meccanismo. ti manca solo, per arrivare nell'Olimpo delle tue passioni, ti mancherebbe l'inventore di code e essere personaggio su Call of Duty. In quanto ragazzi, adesso non diciamo il nome, l'ID, ma possiamo dire che sei un riferimento su Call of Duty, potremmo dirlo. No, allora, a Abbiamo visto livello anche giocare amatoriale, con dai. qualcuno, con Velox, così abbiamo No, visto. adesso c'è da dire che il mio livello si è abbassato molto. Negli ultimi 2 anni purtroppo non è che sono riuscito Sì, a stare vero. molto sul pezzo, però ho ricominciato subito su Black Ops 6, che mi sta piacendo molto, il nuovo che è uscito, ed è sempre stata una mia passione, attaccatami da mio zio. L'hai citata anche in interviste proprio nella MotoGP, che comunque ti danno anche qualcosina Call of Duty, no? A livello, Allora, secondo me a per livello scherzare magari, però per dire, go-kart ti dà i riflessi, no? Cioè, e che io penso che Call of Duty sia una cosa che a livello mentale devi stare sveglio, ma non sì, tanto il Warzone, quella cosa lì. È più multiplayer, secondo me, che a livello di strategia, di prontezza, se non sei a un certo livello, devi ti muovere asfaltano. tutte le cose fatte bene. Cioè, è clamoroso. Guarda, io vorrei cambiare, a meno che non hai da continuare qui, vorrei cambiare un attimo discorso, no? Perché anche prima hai parlato che quando vai in Ducati vai a trovare gli operai, vai a ringraziare tutti, più di una volta hai citato questa cosa oggi. Cioè te alla fine sei nel team ufficiale Ducati, uomo Ducati, alla fine è come se lavori, sei un dipendente di un'azienda grossa. E lì, cioè, te ti senti così, ti senti all'interno di una, diciamo, una mezza famiglia? Cominciamo a parlare appunto di MotoGP. Sì. No, per dire com'è proprio essere in Ducati ufficiale, appunto, cioè in un team ufficiale nella Ducati ufficiale. Ma allora, te cresci con un ideale di cosa ti piace, no? In generale su tutte le cose. Ducati per me era l'ideale della moto. Frizione a secco, la senti arrivare da 2 chilometri. Cischin. Una cosa diversa dalle altre. Quando eravamo i piccoli, comunque la Ducati si riconosceva su tutte. E da lì è nato il mio amore, nel senso mi è sempre piaciuta. Tutti i modelli che sono stati fatti negli anni mi sono sempre piaciuti. Avere la possibilità di essere quella persona che può anche provarli in anteprima, perché il loro pilota di punta è una figata pazzesca. A me piace da matti andarli in azienda. Mi piace tantissimo andare dove studiano le cose nuove. Il prototipo. Sì, lì mi piace da matti andare a vedere le cose nuove. Sono stato appunto l'altro giorno e ovviamente non si può dire ma cosa c'è, ma è bellissimo, e tutte le cose che fanno mi piacciono da morire. La nuova Panigale è bellissima, l'abbiamo provata lì al VDV, vola, non ne sbagliano una secondo me, ed è un orgoglio, è un piacere poter essere parte di non solo la parte di corse ma anche dell'azienda, perché io mi sento parte comunque è vero che sono il pilota, è vero che sono sotto contratto di Ducati Corse, però io mi sento parte dell'azienda in generale ed è bello. Porti in altissimo nel mondo il marchio della Ducati, quindi sei il loro maggior, non so, sei la loro punta di diamante probabilmente. È bello anche per chi ci lavora avere l'apice della ditta che... Io se dopo 13 anni, 13? Se dopo 13 anni o di più, 2007, 2020, 15. Dopo 15 anni uno mi riporta il titolo a Borgo Panigale, insomma, se lavoro lì sono contento. Cioè, almeno se vedo Pecco dico grande Pecco, che cazzo c'è. No, ma poi è bello andare lì perché vedi tutto come viene fatto, la catena di montaggio la linea di montaggio è bellissima, che
comunque hai fatto praticamente tutto a mano ed è Sì, bello, clamorosamente bellissimo. bello. Sì. Io è inevitabile ovviamente parlare anche se dobbiamo stare a parlare del 21, 22 e 23, guardate su Wikipedia le statistiche, guardate la percentuale di vittorie. L'altro giorno con Gaba guardavamo anche la percentuale di vittorie e si parla di numeri da capogiro, numeri importanti, 2 titoli mondiali MotoGP e va bene, compagnia bella, ma noi siamo qui per romperti le palle e quindi chiederti solamente qualche feedback a distanza di un po' di giorni di quest'anno, che abbiamo sentito anche un'intervista dove dicevi che pensare a Verstappen ti ha un po', no, infastidito tra virgolette in maniera positiva, e quest'anno hai fatto una stagione clamorosa, 11 vittorie più le sprint, un numero di punti clamoroso, e però è sfuggito il titolo, e quindi chi meglio di te poteva darci qualche feedback e qualche previsione anche per il prossimo anno, visto che ormai è quasi ora. Allora, è stata una stagione secondo me incredibile, alla fine ci aveva messo un attimo, è vero che ho vinto la prima gara in Qatar, ma ci aveva messo un attimo a capire in pieno questa moto, ed ci abbiamo messo 4 gare, perché poi a Jerez si è riusciti a individuare quale fosse il potenziale vero, e da lì in avanti è stato tutto incredibile. Se guardi la domenica, alla fine, a parte le volte che appunto mi sono steso o mi hanno steso, sono stato sempre nei primi 3, a parte Austin che ho finito quinto, ma in generale sono sempre finito nei primi 3, e penso che sia una stagione che, se prima delle sprint sarebbe stata al pari di altri, tipo alla Marquez 2019, comunque è stato un qualcosa di fantastico, ed è stato un peccato appunto buttar via la possibilità di vincere un altro mondiale per via di errori o volte che abbiamo avuto sfortuna, ecco. È stato un peccato, però sì, io credo fermamente, non lo dico perché ho perso, sì, non si può dire, però mi dà fastidio aver perso, però io credo che ci sono delle situazioni in cui se ti tira il culo si può dire, perché qui si può dire tutto, molto, è chiaro, mi tira molto è il normale che debba essere così. Perché io credo che ce lo meritassimo, la mia squadra se lo meritava tanto, però purtroppo ci sono stati fatti degli errori di troppo che non ci hanno permesso di vincere, come quello di Barcellona, che sono degli errori che ancora faccio fatica a spiegarmi, in ogni caso, perché quest'anno mi sono steso diverse volte quando ho rallentato, quando andavo un po' più piano, e per dire, a Barcellona all'ultimo giro di gara con un secondo di vantaggio nella sprint, mi sono steso alla curva 5 perché avevo pensato di farla più piano e mi sono steso. Ti tocca fare i giri con uno dietro l'altro, c'è questa condanna qui, c'hai. No, ma è stato incredibile. In Malesia per la prima volta sono riuscito a dimostrarlo chiaramente alla squadra, agli ingegneri in generale, perché il giro prima di stendermi nella sprint alla curva 9 ero entrato veramente al limite, col davanti che chiudeva, muoveva, e non mi sono steso. Il giro dopo ho detto mi tengo margine, perché prima sono entrato come al giro prima come un matto, mi tengo margine, e mi sono steso. E quindi purtroppo sono stati degli errori di troppo che non mi hanno permesso di, comunque con 8-0 lottare per il titolo è qualcosa di difficile. Avete fatto una stagione della Madonna, però appunto c'è da migliorare, e ogni tanto perdere serve, perché comunque pensi che sia uno sprono? Infatti volevo io domandarti. lo sto vivendo come una possibilità, perché alla fine sto capendo che ho capito che bisogna, quando proprio sei lì che devi stare attento, devi stare sul pezzo, non puoi pensarle e vincerle tutte, no? Alla fine Misano, per dire, qua è stata, ero terzo, stavo recuperando tipo 4 decimi al giro, ai primi, e poi sono arrivato alla curva, alla quercia, alla quercia, mi sono steso. Bastava meno, alla fine. Poi col senno di poi probabilmente l'avrei vinta lo stesso, perché i primi 2 hanno iniziato a alzare mezzo secondo al giro, quindi sarei arrivato in ogni caso tenendomi 2 decimi di margine, ma in quel momento lì io sono uno che le vuole, parto col presupposto di vincerle,
e far di tutto per arrivare il più avanti possibile, no? E a volte non si può, per dire, l'incrocio di traiettoria con Marquez a Portimao ha portato a una stesa. Sono sempre dell'idea che chi è all'esterno comunque, se sei dietro devi fare un po' più attenzione, no? O comunque se hai fatto un sorpasso, sei andato lungo, devi fare un po' di attenzione, ma come sulla strada. in ogni caso lì chiudi, fai passare e sono 11 punti, avrei vinto il titolo. E a Misano, a Aragon, Alex Marquez va lungo, torna dentro, io ero già davanti, non vuole farmi passare perché comunque si stava giocando il titolo, quindi mi viene addosso e cado, 16 punti. Si poteva vincere il mondiale. 13 se però 13 al massimo, cioè, vinceva il nel mondiale. Quindi sono tutti ragionamenti che fai col senno di poi, e lì per lì, quando uno è secondo me, io uso forse tanto l'istinto molto spesso e non è la chiave più giusta in certe situazioni, perché voglio sempre arrivare più avanti possibile. Quello è, a volte non si può. Ci sono delle volte che mi è chiaro che riesco a rallentare, tipo l'Australia, tipo altre volte che dico va bene così, e altre volte invece che riconosco comunque la sembra possibilità. vero di dover rallentare, No, di che dover sento lasciare. che io riconosco che comunque posso vincere uguale e quindi lì sbaglio. Ma infatti questa mentalità qua, no? A me mi viene da dire da fuori, voi avete sempre avuto l'obiettivo da quando avevate 3 anni, vinco il mondiale in MotoGP. Succede che lo vinci. Non ti sto a chiedere perché sicuramente mi dirai che è stato bello, ne ha vinti 2. Ti chiederei infatti se è più il secondo come è stato, perché il primo è bello, ma però la domanda è, una volta che vinci un mondiale, l'obiettivo quale diventa? Banalmente vincere quello dopo, però di preciso nella tua testa qual è il tuo focus adesso? Ma allora, è bella sta cosa qui perché io mi sono sempre dato degli obiettivi, no? E con anche i premi annessi. Premi annessi? Sì, mi sono sempre dato degli obiettivi con un premio, ecco, con se fosse arrivata quella cosa lì. L'obiettivo era vincere un mondiale e l'ho vinto nel 2018, no? E poi il secondo obiettivo era vincerlo in MotoGP. E l'ho vinto. No, era prima di quello di vincere il MotoGP, era finire nei primi 3 in MotoGP. Ok. E nel 2021 ho finito secondo. Poi l'anno dopo era vincere il titolo, ho vinto il titolo. E poi era vincerne 3 in MotoGP. Adesso il mio nuovo obiettivo è vincerne 3 in MotoGP. Ah, ok. Bello, giustamente bisognerà porsi questo tipo di obiettivi, perché in effetti una volta che vinci Randy Mamola disse è facile arrivare al top, vincere, il problema è rimanerci. Sì, è così. Quindi avere... Parlavamo prima, infatti, secondo me, va bene, te hai fatto secondo nel mondiale, la gente sarebbe contenta di fare secondo nel mondiale. Io dal tuo punto la vedo un po' come Big Show che perde il titolo a WrestleMania, il titolo era suo, perde il titolo, è il secondo migliore. È così. È così. È così. Come perdere la cintura. Alla fine sono 4 anni che faccio nei primi 2 nel campionato ed è un risultato, una bella costanza, ecco. Non in tanti l'hanno fatto, però una volta che vinci non vuoi altro. Ma non solo nel campionato, proprio nei weekend di gara. Io quando faccio secondo nervoso, Dio. Avevo la possibilità di vincere, non ho vinto, è una bega, non sono contento. Se io sono terzo, finisco terzo perché non ne avevo, che i primi andavano più forte e andavano via, ok, sono contento. Però se riconosco anche solo una minima possibilità che quella gara avrei potuto vincerla, tipo Le Mans ho fatto terzo quest'anno. Poi Le Mans a tua pista, non te la potevi prendere. Proprio non l'ho accusata molto. E poi l'ho accusata perché io quella curva lì ho frenato più piano perché volevo lanciarmi e passare Martin quella dopo, perché io ero più forte di Martin nelle ultime 2 staccate. Nella 11 io non mi ricordo che i numeri di Le Mans sono un po' astratti, ecco. La curva a destra lì, quella la penultima, e volevo buttarmi dentro lì, e quindi ho fatto tutto per far sì di riuscirci, ma l'altro mi si è buttato dentro e ho perso. E lì proprio... Ma mi si vede sul podio, secondo me che l'ho vista andata pochi giorni fa, tra l'altro. E io, guarda, ancora, nonostante insomma non nego che ci conosciamo, avrei ancora altre curiosità e il tempo quasi stringe. E
visto che ne stiamo parlando del presente, mi viene subito da chiederti qualcosa sul 2025, anche perché non manca molto. Quindi, non so, previsioni. Da fuori mi verrebbe da dire un altro grande anno di MotoGP, perché mi aspetto un'altra grande annata. Bagnaia, Marquez in rosso, Bezzecchi, Martin in Aprilia, tanti cambiamenti. Chi più ne ha più ne mette, mi verrebbe da dire, sbaglio? Ma secondo me già i test erano interessantissimi. Il test è proprio un onore. Solo che appunto li facciamo in delle piste sempre un po' particolari, perché alla fine Valencia provi delle cose, Barcellona altre, ma il vero potenziale non si vede in quelle piste lì. Però devo dire che è stato bello vedere appunto Bez, Martin, Vignales, Bastianini su moto diverse. È stato molto interessante, mi ha dato gusto anche partecipare, vederli. Vedere i rookie fa sempre. E come sono andati infatti anche questi test? I rookie di. No, dico anche il tuo in generale, il test in generale. Quando alla fine in MotoGP i test sono relativi alla fine, perché per dire io e Marquez abbiamo fatto dei lavori estremamente diversi e sono le prime prove vere che fai con la moto nuova. Alla fine ha funzionato bene, mi è piaciuta, però ci sono lavori da fare, perché se c'è una cosa che io prediligo è che la moto freni forte. Io voglio frenare più forte che posso e questa moto qui c'è del lavoro da fare su quell'aspetto. Ha un motore incredibile perché vola, però che sogno provare una MotoGP nel drift. Tutto fino all'ultimo metro. Ma non è tanto quello. Quando acceleri sì, ma poi a Barcellona le potenze scivola tanto, quindi no. Però se vai in una pista come per dire Jerez, per dire, che metti tanta potenza ma gli spazi sono piccoli, ciao. Lì è impressionante. La pista diventa così. Quando ti arrivi alla curva 6 a Jerez, che te arrivi ai 300 lì giù, devi frenare, te ti ricordi Jerez la 6 com'è? Sì, tutto abbastanza stretto, compatto. E lì fa un effetto, incredibile quando devi attaccarti i freni, che poi tra l'altro quest'anno ho imparato a frenare con un dito solo. All'inizio è tosto. Puoi devi andare a Guinness World Record a spostare i camion tipo con un dito. Immagino la forza che toccherà fare per frenare con un dito. Ha tutta la forza che hai, sì. Però che cosa dovrebbe essere meglio, però? Questa è una cosa che mi sono sempre chiesto anch'io. Frenare con via feeling, secondo me. 3 iniziava a essere. Alla fine mi stavo provando ad abituare sempre di più. Ho sempre cercato di essere molto. Ogni curva avere un dito diverso, nel senso, se è una frenata forte 3, se ne è una più leggera 2, poi una. In base alla potenza. Però alla fine frenare con un dito è più comodo. Ma è molto anche, soggettivo in base al pilota, per quello che fai sulla moto. Ad esempio, Stoner anche raccontava quando è venuto a Rennes. Lui usava questi due o solo il medio, perché ci ha fatto vedere che lui senza usare l'indice? Senza usare l'indice, perché lui tipo come conformazione c'ha l'indice un po' più corto, diciamo, del medio, e quindi diceva che sì, chiaro, però lui è molto corto, per esempio. Ok, però lui tipo, capito, anche per questo motivo qui diceva che non ci arrivava. Ha spiegato che per istinto anche Maro mi sa che frena, esatto. Luca mi sa che frena con queste due dita qua. L'idea è che sono meno sensibili queste, però di queste. Ma io onestamente più per comodità, perché comunque te arrivi, freni, quando è ora di poi prendere gas è più diretto. Invece se ne hai 3 comunque devi fare la mossa questa, rimettere su e stessa cosa lui disse che appunto lui con l'indice comunque teneva il gas, perché imparato dal flat track lui con l'indice teneva anche tutta la manopola del gas e il mignolo e frenava con queste due. Quindi capisci quante no? Alta scuola comunque. Uno con Bagnai un dì, ognuno ha le sue. Aspetta, non ho risposto al prossimo anno. Sì. E secondo me sarà una stagione particolare, perché appunto tanti piloti cambiano, Ducati sarà sempre la moto da battere e ci saranno 2 Ducati in meno e una ufficiale in meno, e quindi credo che sarà una stagione dove io e Mark finiremo praticamente spesso davanti, molto molto spesso, però con l'aggiunta di punto di una Aprilia che ha finalmente 2 piloti freschi che secondo me hanno molta voglia e saranno forti, e KTM con Acosta e Binder, e secondo me vedremo anche se Vignales e Enea riusciranno a trovare una quadra, ma credo che in generale io e Mark, Bez e Martin e anche credo Quartararo con Acosta riusciremo
e saremo quelli che staranno davanti più spesso, Sì. perché credo che Yamaha Sulla stia facendo dei passi avanti importanti, starà migliorando. E Aprilia ha finalmente 2 piloti secondo me che faranno la differenza. Sì, poi anche un po' di discorso concessioni. Comunque devo dire che io dal 25 mi aspetto un'altra annata, insomma, oggi uso molto il termine clamoroso, ma perché questa è una puntata clamorosa, quindi mi viene da ripeterlo. E quindi lo stesso sarà secondo me per la nuova stagione. E non vedo l'ora di vederla, come non vedo l'ora di vedere Checco e i tuoi amici del fan club. Volevo fare una postilla su questa parentesi, perché innanzitutto hai portato nel paddock una figura, la prima mascotte credo del paddock, non l'ho mai vista una ed mi piace veramente un sacco. Ancora non ho capito chi c'è sotto, ma mi piacerebbe prima o poi conoscerlo. E poi volevo fare semplicemente parlare un attimo del tuo fan club, perché fanno dei contenuti super fighi, secondo me ci tengono molto alla tua immagine da fan, insomma credo che facciano un bel lavoro e sono tutti poi anche tuoi amici, no? Sì, sono amici da sempre anche loro, li conosco da quando sono bambino e il nostro obiettivo era quello di svecchiare un po' quello che stava diventando uno standard. Alla fine credo che viviamo in un mondo al giorno d'oggi dove il contenuto social faccia più la differenza, o comunque il raccontare più dentro possibile faccia una differenza, e loro secondo me lo stanno facendo veramente molto bene. Hanno fatto dei contenuti quest'anno veramente belli, ci sono dei video che super emozionanti, come per dire l'ultimo che hanno caricato è fenomenale, a me commuove, come anche quello del Mugello. Quello del Mugello è lì ho proprio pianto, ma poi il Mugello a me in generale mi fa piangere. Certo, casco presente lì dei Kiss, dopo facciamo la foto perché la bomba hai portato Io ti oggi. dico, al Mugello, quando vado al Mugello, tra il fan club che riesce sempre a creare un gran ambiente, atmosfera, sì. Quest'anno era pieno di bandierine rosse, emozionante. Comunque possiamo dirlo, dopo il giallo di Vale, che come dici tu nelle tue interviste 46 non si arriva, va bene, però dopo il giallo di Vale io l'altro colore che ho visto al Mugello è stato il rosso. Incredibile, questo dovrebbe essere un gran orgoglio, secondo bellissimo, ma poi si ingriglia, c'è l'inno, sì, lì proprio dentro si è incredibile, o ti chiamano Frecce tricolori, no, è sì. fantastico. E il tifo lo vivi quasi come fosse il calcio, tra l'altro, anche da dentro la pista. Io godo proprio, il Mugello godo, e soprattutto anche dopo la collina sta ricrescendo, secondo me, sta ritornando a un buon livello. Ancora secondo me c'è margine, ma sono molto felice che sia così. La collina lì, quando tra Luco Poggiosecco e Casanova Savelli, lì quella collina lì è iconica del Mugello, sia nelle riprese che anche nei giri d'onore. Lì sotto è proprio bellissimo. Io raga voglio solo dire una cosa, siamo ormai giunti alla conclusione, stiamo per andare a illustrare il casco, però mi sento dire una cosa, anche dato il rapporto con Bez che fu nel 2022 2-3, cioè che comunque avevate battagliato essendo super amici nel 2023, e facevo un'analisi mia personale sulla tua figura, sulla tua persona, e per come ti sei sempre rapportato con me, con i tuoi amici e con le persone nel paddock, io dico una cosa pubblicamente: Pecco Bagnaia, ragazzi, è un signore. È un signore, cioè quando dico così intendo uno che Dio non si fa guardare dietro da nessuno, cioè uno veramente dritto che veramente classe. Questo mi viene da dirlo perché lo penso e lo vedo, e chi lo conosce, insomma chi lo vive lo può constatare, e ci tenevo a sottolinearlo, insomma. Sulla base di questo elogio, come è un po' che non lo facciamo, ma dalla tua persona te lo dobbiamo richiedere, un messaggio, un'indicazione a chi ti sta guardando, che può avere 10, 12, 14 anni, 15 anni, ma anche 30, quello che sia, che comunque si ispira a te. Tu che cosa hai imparato nel tuo percorso di vita, e che consiglio potresti dare
in maggior ragione è un ragazzino che sta per correre o comunque è un ragazzino che sogna di diventare qualcuno? Allora, difficile, però molto difficile, sì, però che qualcosa ci sarà che tanto ci hai imparato. io credo sempre che la differenza sia il divertirsi, non deve mai passare come un sacrificio, ecco, deve essere un divertimento ed è un qualcosa che io sono stato molto fortunato sotto questo punto di vista, non ho mai vissuto come un sacrificio il dover evitare qualcosa, ecco, o comunque a venire via da Torino, da Chivasso, l'ho sempre vissuto bene e soprattutto non mollare, nel senso se vuoi arrivarci, impegnati, fai tutto il possibile, dai tutto te stesso per arrivarci. Alla fine io credo che per la legge dell'attrazione sia un qualcosa la legge dell'attrazione sia un qualcosa di complicato da intendere ma estremamente vero, e quindi riuscire a entrare in quell'ottica lì fa fare una differenza, e se te una cosa la vuoi devi far di tutto per ottenerla, e io ci ho sempre provato in tutti i campi, ecco, e devo dire che ha funzionato. Certo, perché questa frase, se l'abbiamo sentita, sei uno di quelli che riporta questa frase, amici miei giovani, giovani promesse, credeteci, perché credo sia veramente una cosa che tra i più grandi risuoni, insomma, questo detto. E adesso, come avevamo promesso, andiamo a illustrare il tuo caso, come da tradizione, come tutti gli ospiti portano il loro cimelio, e tu oggi ci hai portato un casco importante, anche decorativo, perché siamo in periodo natalizio, e si parla del tuo casco di campione del mondo, il primo mondiale 2022. Io te lo prendo e tu ce lo illustri, ma parla da sé. Yes. Allora, appunto, c'è poco da dire, perché appunto è il casco con cui ho vinto il titolo, cioè con cui ho festeggiato il titolo nel 2022. Ancora sporco, rigorosamente tenuto ancora sporco. Io voglio che i miei caschi non vengano puliti, e questo è sporco di festeggiamento alla fine. Questa è una delle poche cose che te non hai imbrattato, non hai colorato con i pennarelli. Esatto, sì, perché ricordiamo che quell'anno sono entrate nel box da Ducati con la mia morosa, che fa, insomma, artista, e avete fatto un bel disegno a scarabocchiare tutto il box da Ducati. Noi tra l'altro ce l'ho quei pannelli. Ecco, capito? Abbiamo scritto Pecco World Champion, hanno fatto Spider-Man, perché poi mio amoroso lo chiamava, quando vinceva lo chiamava Spider-Man, era un mezzo supereroe, capito? Ah, bello. E quindi questo è un casco al quale è facile immaginare io sia molto 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 legato, e è bello, non parla da sé, niente da dire. primo sì, titolo, sì. tutto dorato, e oggi questo puzza di è festeggiamento, quello che ha meno bisogno di descrizioni, insomma. No, appunto, se no lì dietro ci sono quelli di casco di Misano 22 e casco del Mugello 24. Da prendere, due bombe, ma dopo tanto facciamo la foto. Sì, e sono un casco che nella situazione in cui eravamo nel 22, quello lì di Rodman, il casco di Rodman, mi è sempre piaciuta l'attitudine sportiva di Rodman, perché alla fine era uno che fregava niente, e io ero in quella situazione lì, quell'anno lì, perché dovevo recuperare da 91 punti e l'unica cosa possibile era vincere, e quindi bisognava vincere. E tra l'altro è stata una gara bella tosta, perché Enea veniva su forte, era attaccato e dovevo vincerla, quindi il casco di Rodman, i capelli, lui si faceva sempre i capelli tutti colorati, mi piaceva, secondo me rappresentava bene il momento, e devo dire che l'Alessandra è venuto bellissimo. L'Alessandra che è la mia grafica ha fatto un gran lavoro. Invece il casco dei Kiss è stata un'idea secondo me simpatica, perché non è nata, infatti, perché non te l'ho mai chiesto, non hai mai approfondito questa cosa dei Kiss, perché al Mugello non si dorme, no? Sì. E la canzone dei Kiss recita Rock and Roll All Night, e quindi in party every day, quindi praticamente al Mugello te la notte non dormi, ma fai il party tutti i giorni, no? Sono 3-4 giorni che dormirai 2 ore in un weekend. E quindi secondo me rappresentava bene anche quello il momento. E poi tra l'altro è stato
Un weekend fantastico perché eravamo blu, con i colori della nazionale. Bellissimo, sì. Frecce tricolori, vinci. Più rock and roll di così, Era difficile. Poi era il terzo anno di fila che vinceva Mugello, quindi... Sempre su Wikipedia, se guardi sotto l'Italia, c'è quadratino giallo con l'1, quadratino giallo con l'1, quadratino giallo con l'1 per 3 anni di fila. Insomma, e quindi è bello. I risultati. Adesso a casa me la riguardo la gara del Mugello. Io l'ho fatto prima, guarda un po' di ragazzi, i giorni, guardavo un po'. Ragazzi, io è inutile negarlo, ma con dispiacere sono tenuto a dire che siamo giunti praticamente alla conclusione di questa puntata di Natale. Non mi resta altro che ringraziarti, Peccone, grande Pecco, ringraziare il mio host Filippo Carloni, i miei ragazzi della regia, follower. Soprattutto fare a tutti gli auguri di buonissimo Natale, buone feste, buon anno nuovo, buon 2025 e divertitevi. Rock and roll, tante care cose, and party all night, all day. E niente raga, questo è Mick Bubble. Buon Natale, buon Natale, a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.